Ragazzi, oggi primo giro ufficiale con la tuta da moto, con questi guanti da saldatore che sono veramente ingestibili. Porca puttana. Sarà che mi ero un po' abituato a quelli estivi, questi non mi sembrano propriamente estivi. Ritiro quello che ho detto, sti guanti non sono invernali. Ho la mano destra ghiacciata. Che devo dire? La tuta è estiva e si sente. Non so quanti gradi ci sono, ma lo sento l'aria fresca addosso, quindi anche troppo fresca devo dire. Forse sono un po' fottuto per la nuova stagione. Ora sotto ho messo soltanto una magliettina un po' lellera, sintetica, non va bene. Fa freddo, fa freddo. Questi che cazzo fanno? L'antiquariato in mezzo alla via? Tutta roba rubata. Non è vero, scherzo. Massimo rispetto per i commercianti. Oggi vado a Bocca Trabaria, se ce la faccio. Avevo poco tempo libero e noi sfruttiamo ogni secondo, non perdiamo tempo. È fresco, è fresco. Non so se si vedrà, ma questa parte di gomma è incredibile. Incolla il serbatoio, ragazzi. Quella cosa di andare avanti e indietro non esiste più. Dove attacchi, dove rimani incollato. È favoloso. Invece per le mie saponette, che sono più che altro per scena, le vedo molto lontane da consumarsi. Penso che mi dureranno molto tempo. Andiamo a fare due curvette, proviamo. È come tornare in moto per la prima volta, in verità. Abituarsi alla tuta intera è strano forte. In più c'è il freddo letale. Il mix di cose mi fa sentire proprio come se avessi ripreso la moto per la prima volta. Non sono confident, non me la sento di fare enormi evoluzioni. Ecco, forse per me sarebbe meglio far benzina. Non riesco neanche ad aprire la visiera con questi guanti. Miei fratelli come il vento su un SH, yeah. L'asfalto oggi è proprio orrendo, ragazzi. Bagnato fradicio. Se do un goccio di freno in più mi slitta la moto. Così non va bene, Così è pericoloso. Qui bisogna dare proprio il minimo indispensabile. Tanto do un'occhiata al navigatore perché non ricordo bene queste strade. Mi sento troppo rigido, il freddo mi sta offuscando la mente. Forever alone. Se mi volo giù da Bocca Trabaria mi ritrovano tra 15 giorni a pezzi. Alla fine, per evitare gli ostacoli, mi schianto contro un muro, però
niente, non ce l'ho fatta a fermarmi con tutta quella gente, ragazzi, io non ci riesco. C'è gente che è brava a fare amicizia, a parlare, io guarda vorrei veramente, ma non ci riesco. È come seguire la naturalezza, no? Delle cose, cioè alla fine voler fare una cosa non per forza vuol dire che siamo portati a farla. Purtroppo socializzare non è il mio forte, nonostante io stia bene da solo, assolutamente non soffro la solitudine intesa come proprio, sai, quella sofferenza o insofferenza di stare da solo, assolutamente, anzi la cerco spesso. Ma ciò non toglie che fare amicizia è una cosa bella, cioè anche quello mi fa piacere. Però niente, non riesco a scambiare due parole. Ho fatto inversione solo per fermarmi a parlare, ma non ce l'ho fatta, ragazzi. Deve essere un istinto primordiale. È come se vedi un cane, provi ad approcciarlo e a vedere se è buono, se morde. Se vedi un branco di cani randaci dici porca puttana, qui devo trovare un bastone e difendermi. Certo, noi non siamo cani, però insomma il concetto è quello, credo, non lo so. Sempre belle queste curve, c'è un cazzo da dire. Anche se ho freddo, anche se sporco, anche se bagnato, ma sono proprio belle. Certo c'è qualche pezzettino merdoso ogni tanto, ma ce l'ha qua. Se uno è bravo, e io non lo sono, qui si diverte. Io sto ghiacciando, raga. Stavo cercando un posto al sole, non ho trovato un cazzo. Qui serve calore. Oh. Oddio sì. Ci stava un bel giretto in moto oggi, era proprio ciò che stavo cercando. Ragazzi, questo è il primo freddo dell'anno, È ovvio, il primo freddo sarà stato all'inizio dell'anno, però insomma anche togliersi il casco è una soddisfazione, Ci ho messo 10 minuti per scaldarmi e circa 30 secondi per tornare al gelo totale. Ora ho un'ora di moto davanti a me e il sole sta già tramontando, sono le 6:12. Male, bocca travaria, sempre un bel vedere. Meno male che non ho pranzato, raga, sennò a quest'ora starei vomitando anche l'anima. La riparazione direi che è andata proprio bene, funziona tutto, la temperatura stabilissima, non vedo una goccia di liquido refrigerante, e quindi direi che è andato tutto esattamente come doveva andare. Minima spesa, massima resa, come questa moto, molto economica, però fa il suo sporco lavoro e cazzo se lo fa bene. Anche se ovviamente tutti dicono ciclistica orrenda, io sinceramente non so manco cos'è la ciclistica ed è l'unica moto che ho guidato, quindi per me è tutto. Io con questa mi trovo benissimo. Certo è un po' un trattore, è ovvio, sì, lo so. Anzi, se qualcuno vuole spiegarmelo perché la ciclistica fa schifo e soprattutto che cazzo è sta ciclistica, tocca dire addio al sole, ragazzi.